Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Bodo Glimt Inter. Ecco, dopo le varie polemiche che hanno alimentato il post Inter Juventus, torniamo a parlare di calcio giocato e andiamo a parlare di una sfida che rappresenta tante insidie, sia dal punto di vista ambientale sia per il terreno di gioco e non per ultimo dal punto di vista tattico. Si affronta comunque una squadra, quella del Bodo Glimt, che ha saputo mettere in difficoltà Atletico Madrid e Manchester City, ottenendo 6 punti nelle sfide contro queste due formazioni, ed è una squadra che tatticamente è anche ben organizzata. Tra l'altro Bodo Glimt, che ha chiuso il campionato già a novembre, praticamente non gioca una partita ufficiale dall'ultima giornata di Champions League. Questo può rappresentare, diciamo, un pro e un contro. Naturalmente il vantaggio è che arriverà una squadra sicuramente riposata e con meno carichi di lavoro rispetto ai nostri. Dall'altra parte, comunque non giocare partite ufficiali per quasi 20 giorni ovviamente non sempre è un vantaggio. Arriviamo a quelle che sono le insidie, poi passiamo anche alla lavagna tattica. La prima insidia riguarda sicuramente il fattore ambientale, proprio per quanto riguarda, ecco, il clima. A Bodo dovrebbe esserci una temperatura tra meno 5 e meno 10, con ecco, un vento gelido, a quanto riportava oggi Sky Sport, che ne farà percepire decisamente molti meno. E questo può essere ovviamente un problema, sia per quanto riguarda proprio l'aspetto fisico, sia per quanto riguarda, ecco, poi le prestazioni, perché naturalmente un conto è affrontare una squadra che è abituata a queste temperature, un conto è naturalmente per i nostri che si troveranno un clima molto insolito. L'altra difficoltà è legata al terreno di gioco. Il sintetico del campo del Bodo Glimt naturalmente potrebbe rappresentare un'insidia. Ovviamente il rimbalzo del pallone, la scorrevolezza, anche la corsa in sé comunque è una superficie diversa. Qualcuno tende anche a dire che sul sintetico è un altro sport. Mourinho qualche volta li aveva etichettati come campi di plastica. Quello che è certo è che naturalmente è un qualcosa di differente. Infatti l'Inter ha svolto l'ultimo allenamento nel proprio centro sportivo su un campo in sintetico e svolgerà poi la rifinitura proprio allo stadio, ecco, per cercare di abituarsi a questo terreno di gioco. Andiamo anche dal punto di vista tattico, poi finiamo anche con quelle che sono le probabili formazioni. Si prevede comunque qualche avvicendamento nell'Inter, qualcuno forzato. L'Inter farà meno naturalmente di Dumfries, ma ci sono stati i forfait anche di Çalhanoğlu, che ha avuto un affaticamento muscolare, e di Frattesi, vittima di un attacco febbrile, quindi insomma Inter un po' contata a centrocampo. Andiamo, ecco, proprio alla lavagna tattica e andiamo anche a vedere dal punto di vista, ecco, delle insidie, ecco, proprio tattiche, come gioca il Bodo Glimt, perché è una squadra ben organizzata. Iniziamo innanzitutto dalla costruzione che fa la squadra norvegese. Solitamente tende ad abbassare i due centrali di difesa e si alzano leggermente i terzini. A questo punto qual è il loro scopo? Appoggiano corto, ecco, per esempio su un calcio di rinvio il primo appoggio è al difensore centrale, poi si punta a verticalizzare rapidamente. Per esempio contro l'Atletico Madrid spesso la palla passava dai difensori centrali, poi si appoggiava a Sjovold, spero di non sbagliare ovviamente le pronunce dei calciatori del Bodo Glimt, insomma al terzino destro, che poi era lui l'incaricato del lancio lungo. È una squadra che gioca molto un calcio in verticale, si punta ad arrivare subito dalle parti degli attaccanti. Dopodiché cosa succede? Naturalmente uno dei punti, ecco, degli sbocchi del gioco del Bodo Glimt è l'attaccante Og. Palla a lui e poi si gioca molto sulle seconde palle. È praticamente un'azione, una di quelle azioni codificate del Bodo Glimt, quindi costruzione corta al difensore centrale o al terzino, palla diretta agli attaccanti, attacco delle seconde palle. E quindi bisognerà essere bravi proprio in queste situazioni. Magari il duello con l'attaccante
del Bodo si prevede che possa giocare Acerbi, o meglio ci sono comunque tanti ballottaggi, dopo andremo anche a riepilogarli, però insomma Acerbi secondo me potrebbe essere una buona scelta per contrastare sulle palle alte Og, quindi ecco avere questo duello praticamente per l'intera partita. E dopodiché, ecco, provare a vincere duelli aerei contro Og o comunque essere bravissimi poi ad attaccare le seconde palle. Quindi, anche se Og la spizza, che sia Og o che sia un altro degli attaccanti, per esempio anche Blomberg può essere un vertice nel gioco diretto del Bodo Glimt, può essere bravissimi ad attaccare le seconde palle. E quindi mi aspetto un Inter che magari sulla prima costruzione del Bodo possa portare anche un pressing alto, in modo che poi si costringe a dei lanci poco puliti. Ecco, per esempio, se si alza il pressing in questo modo, naturalmente il Bodo Glimt sarà costretto a lanciare un po', ecco, più per liberare, più che cercare effettivamente l'attaccante, e quindi, naturalmente, peggio riescono a verticalizzare, più facile sarà recuperare palla. Come sviluppa poi il gioco il Bodo Glimt? Perché è una squadra che nella prima costruzione va al lancio diretto, poi se vince le seconde palle o in altri contesti magari è capace anche di gestire il possesso palla, solitamente però, anche se andiamo a guardare le ultime 3 di Champions, il 2-2 a Dortmund e le vittorie contro City e Atletico non sono mai arrivati al 40% di possesso palla. Nello sviluppo dell'azione, come ecco, appunto gioca il Bodo. I due terzini tendono a supportare l'azione, non vanno in sovrapposizione magari raggiungendo il fondo, ma ecco, supportano magari in questo modo. Blomberg tende a dare più ampiezza sul lato destro del campo, Og, come detto, è il centravanti di riferimento. C'è Auge che invece è un po' il calciatore più tecnico della squadra e tende a svariare molto. Per esempio contro l'Atletico spesso lo faceva questo tipo di lavoro, quindi a svariare su tutta la tre quarti, ad accentrarsi molto. E poi c'era, ecco, Bjorkan che poteva dare ampiezza, e c'è il supporto delle mezziali, quindi di Fett e di Evien. Occhio, Evien tende ad essere molto più mobile rispetto a Fett. Ribadisco, perdonatemi se c'è qualche pronuncia errata. Infatti, per esempio, nel gol che è arrivato contro l'Atletico Madrid, Evian si trovava da questo lato di campo. E occhio poi a come finalizzano, perché o col cross molto spesso ci sono degli appoggi a chi arriva a supporto, e può essere una mezzala o anche il terzino dal lato opposto che va a stringere e quindi arriva a supporto. È un po' come è arrivato il gol contro l'Atletico Madrid, il primo gol, sovraccarico del lato sinistro del campo dove si trovavano praticamente l'esterno d'attacco Auge, Bjorkan il terzino, Evian e Fett, e poi ecco, in questo modo, sovraccaricando un lato, tendono magari ad impegnare, tra virgolette, molti calciatori avversari. Si è creato lo spazio per servire Seovold che arrivava appunto a supporto. E quindi questo è un aspetto a cui far attenzione: i calciatori che arrivano a supporto e le mezze ali che andranno seguite naturalmente quando avanzano, perché possono creare, ecco, delle difficoltà. Naturalmente, se da questo lato, ecco, riproponiamo la situazione precedente, attacca il terzino, c'è la mezzala e l'altra mezzala va a dare supporto, è ovvio che qui si va a creare una situazione di densità, ed è ovvio che ci sarà bisogno del supporto delle mezze ali, del quinto, perché no, forse anche del centrocampista centrale. Insomma, bisognerà fare attenzione a questo genere di situazione. Cosa può fare l'Inter? Innanzitutto, ecco, cercare di raddoppiare quando il Bodo verticalizzerà rapidamente, e poi magari vincendo le seconde palle può portare questa densità, cercare insomma di non lasciare la superiorità numerica, in modo che il cross che poi arriveranno a fare, che sia per Og il centravanti o per chi arriva al supporto, non sia pulito, e potrebbe stringere le linee per evitare che Auge trovi tanto spazio in questa zona di campo. Stringere le linee non significa obbligatoriamente abbassare il centrocampo, ma per esempio anche una linea difensiva più alta porta ad avere poco spazio tra le linee, e naturalmente per Auge potrebbe essere un po' più difficoltoso poi andare, ecco, a creare dei pericoli. Arriviamo anche alla fase però di non possesso del Bodo Glimt. Come agisce la squadra di casa?
Innanzitutto sulla prima costruzione mi aspetto un Bodo molto aggressivo, in particolar modo ad inizio gara. È ciò che hanno fatto soprattutto contro l'Atletico nel primo tempo, ma il pressing alto lo hanno portato nella prima frazione anche contro il City, se non proprio estremo come con l'Atletico. E quindi cosa mi aspetto? Che ad inizio partita sulla nostra prima costruzione potrebbero crearsi proprio un pressing uomo su uomo delle coppie, e quindi poi da capire Zielinski, che dovrebbe essere titolare, chi va a prenderlo. Probabile che sia magari Evien che vada a prendere Zielinski. Insomma, una squadra molto aggressiva, anche perché innanzitutto per cercare, ecco, di sorprendere un po' l'Inter, per sfruttare il fattore casa. Comunque è un ambiente alquanto caldo, un ambiente che spinge la squadra di casa, e soprattutto potrebbero sfruttare la scarsa abitudine dell'Inter a giocare sul sintetico. Anche la scorrevolezza alla prima costruzione può essere complicata dalla superficie di gioco. Quindi, insomma, fare attenzione a questo pressing del Bodo Glimt. Dopodiché, come si sistema la squadra del Bodo? Quando gli avversari poi vanno nella fase di sviluppo, spesso si va a creare un 4-4-2 e quindi si abbassa uno dei due esterni. Mettiamo per esempio si abbassa o Blomberg o Auge, e l'altro rimane vicino all'attaccante. Spesso contro l'Atletico lo faceva più Auge questo tipo di lavoro, e Blomberg rimaneva più vicino al numero 9 Hawk. Quando la squadra avversaria però è in sviluppo, ecco che se in fase di possesso portano molti giocatori nella metà campo avversaria, se sulla prima costruzione avversaria, soprattutto ad inizio partita, pressano alto, quando l'avversario invece è in fase di sviluppo tendono ad abbassarsi, a stringere le linee e quindi a trovarsi più o meno in questa situazione. In altri momenti, ecco, il 4-4-2 può diventare anche un 4-5-1, e quindi con entrambi gli esterni d'attacco che si abbassano sulla linea dei centrocampisti. È una squadra che quando l'avversario poi va nella metà campo avversaria l'avversario va nella loro metà campo naturalmente, tende ad abbassarsi tantissimo, e quindi potremmo trovare anche tutti i calciatori di movimento praticamente nella loro tre quarti, in questo modo, ecco, per intenderci. Cosa può fare l'Inter? Perché comunque è una squadra che presenta dei limiti nella fase difensiva. Innanzitutto, essendo una squadra che porta tanti calciatori nella metà campo avversaria, abbiamo visto prima in fase di possesso, comunque ci sono i tre attaccanti, le mezze ali che vanno a supporto, magari almeno uno dei due terzini, ovviamente cercare di sfruttare gli spazi che poi lasceranno, il tempo che insomma si risistemano, ecco, sfruttare quel momento. E poi invece quando il Bodo Glimt è appunto rintanato con un blocco basso, l'Inter può sfruttare due aspetti. Uno è quello di provare a muovere il pallone da una parte all'altra del campo, e c'è un'altra situazione che il Bodo soffre. Molto spesso i terzini sono stretti, quindi tendono a coprire molto bene la zona centrale, ma lasciano spazio praticamente in queste zone di campo, in ampiezza che l'Inter dovrà assolutamente sfruttare, perché naturalmente una squadra brava a mettersi in blocco basso che blocca le vie centrali, ovviamente muovere rapidamente il pallone e sfruttare gli esterni può essere una delle soluzioni. Perché sfruttare gli esterni potrebbe essere particolarmente importante? Perché loro, con ogni probabilità, soffriranno la fisicità di Pio Esposito. Contro l'Atletico hanno sofferto molto Sorloth, nonostante abbiano vinto la partita più volte. I cross dell'Atletico sono stati, ecco, intercettati, presi da Sorloth, e creando delle occasioni per la squadra spagnola. E quindi mi aspetto che allo stesso modo potrebbero soffrire Pio Esposito, anche perché c'è comunque un mismatch non molto evidente, perché i difensori del Bodo Glimt sono circa 1,85 m, però comunque Pio Esposito ha qualche centimetro in più, forza fisica, che potrebbero soffrire. E quindi quando il Bodo è in questa situazione, mi aspetto Lautaro, se dovesse essere Lautaro Pio Esposito la coppia d'attacco, che esca, vada praticamente incontro al centrocampo, esca da questo blocco che poi non gli permetterebbe di giocare palla. Inter che ovviamente poi si troverebbe con le linee altissime in questa situazione di gioco, perché è chiaro che poi un Bodo Glimt in blocco basso porta tanti giocatori nella propria metà campo. Inter che deve essere brava a muovere il pallone anche con pazienza, perché il Bodo ha dimostrato sia con l'Atletico e sia col Manchester City di non avere una difesa
diciamo così, attentissima, nel senso è una difesa un po' passiva e quindi se si muove il pallone da una parte all'altra, se si fa girare anche velocemente la sfera, poi si trova spazio anche per le imbucate e quindi perché no, muovere il pallone, appoggiarsi a Pio Esposito e poi sfruttare appunto Lautaro Martinez che può fare il movimento vicino a Pio Esposito. Insomma, è un po' questo il punto. In fase di possesso del Bodo fare attenzione alle verticalizzazioni dirette e l'attacco alle seconde palle. Quando siamo noi in fase di possesso, ovviamente oltre alla transizione soffrono le verticalizzazioni rapide, è una delle squadre che ha preso più gol in contropiede in questa Champions, poi sfruttare lo spazio laterale perché i terzini tendono a stringersi verso il centro dell'area di rigore, quindi una linea difensiva stretta solitamente in fase di non possesso, e provare quindi a sfruttare palle alte per Pio Esposito, se sarà titolare Pio Esposito, e le imbucate. Sui corner non sembrano particolarmente pericolosi, almeno è quanto riportano i numeri, però sui corner offensivi portano tanti uomini nell'area o a ridosso dell'area di rigore avversaria, quindi il loro corner offensivo potrebbe essere un'arma per noi, perché recuperare palla quando sul loro calcio d'angolo poi può permettere di partire in contropiede e trovarli scoperti. Sui corner difensivi invece generalmente applicano una zona mista, quindi difendono a uomo i giocatori più vicini all'area piccola, mentre i giocatori diciamo al limite o appena all'interno dell'area di rigore vengono lasciati liberi perché gli altri difendono a zona. Arriviamo anche a quella che è la probabile formazione, magari risistemando anche le pedine. In realtà formazione molto indicativa perché si parla di rotazioni per l'Inter e quindi da capire effettivamente quale sarà il livello delle rotazioni, insomma quanto turnover farà Chivu. Partiamo ovviamente Sommer tra i pali, Bissek, Acerbi, Bastoni. È probabile che sia questa la formazione, riposerà uno tra Bissek e Akanji. Credo che possa essere Acerbi il titolare al centro anche per le caratteristiche del loro centravanti. Luis Enrique e Carlos Augusto sulle corsie esterne. Qualcuno ha vociferato anche della possibilità di Diouf. Io dico più Luis Enrique perché, come abbiamo visto prima, il loro terzino tende a stringersi in fase di non possesso e quindi magari con Luis Enrique, seppur anche lui tende ad entrare dentro al campo, ma si riesce a dare più ampiezza, un calciatore che può rimanere più alto e poi può essere bravo a coprire quando invece loro si trovano ad attaccare. Ovviamente noi abbiamo mostrato prima l'attacco sulla sinistra, sulla destra è alquanto simile. Barella, Zielinski, Mkhitaryan, qui c'è qualche dubbio in più, c'è anche la possibilità che riposi Zielinski e quindi che sia Mkhitaryan, Barella, Sucic, da vedere naturalmente. Carlos Augusto sarà della partita, probabile al posto di Di Marco. Coppia d'attacco, in questo momento c'è un ballottaggio tra Thuram, Bonni o Lautaro Pio Esposito. I secondi sono avvantaggiati anche per la caratteristica che dicevamo prima, Pio Esposito può sfruttare le palle alte. Naturalmente ragazzi non è affatto una partita scontata, l'Inter parte con i favori del pronostico, ma bisogna essere attenti, non sottovalutare l'avversario perché ci sono diverse insidie e appunto ci sono tante squadre anche che hanno fatto un po' le spese quando hanno affrontato il Bodo Glimt. Dortmund in casa non è andato oltre il pareggio, City e Atletico hanno perso punti contro il Bodo Glimt, sono state sconfitte entrambe, quindi sarà una partita assolutamente da non sottovalutare. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla sfida di domani, secondo voi quanto può essere complicata la partita contro il Bodo, anche perché no dal punto di vista climatico. Come dico sempre, confrontiamoci nella sezione commenti e invece, come al solito, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!